a tutti, oggi ce la chiacchieriamo di chat di incontri con un super esperto, il nostro Antonio Tortolano. Benvenuto! Ciao, ciao Cristina, ciao a tutti voi. Allora, Antonio è esperto prima di tutto per una vita nelle chat di incontri, adesso l'abbiamo detto. No, Antonio ha scritto un libro, frutto sì chiaramente di esperienza personale, commozione e ironia, che si intitola A proposito d'amore. Eccolo qui, a proposito d'amore e incontri sorprendenti nell'era del dating online, edito da De Ferrari. Il protagonista del libro è Nando. Ma chi è Nando? Allora, Nando intanto è un ragazzo di provincia, lui ha 40 anni quando decide di raccontarsi, ma in realtà è un percorso che va tra i 20 e i 40 alla ricerca dell'amore. Come diciamo, è un ragazzo di provincia, è ambientato in Umbria, in provincia di Perugia, ma lui in realtà cerca l'amore ovunque, lo cerca in Italia e lo cerca all'estero. All'inizio, sai, utilizzando le chat dell'epoca, dei primi anni 2000, quelle chat un po' improbabili, quando andavi a incontrare le persone magari senza averle viste in faccia. Io mi ricordo il primo incontro che feci con una ragazza abruzzese, lei mi aveva detto: "Ah, guarda, sono 1,75, occhi verdi, capelli rossi", aveva una bellissima voce, l'avevo sentita al telefono, poi quando ci siamo incontrati la realtà era ben diversa, quindi poi non ci eravamo piaciuti e all'epoca si andava un po' così a rischiare. Io mi ricordo una volta incontrai una ragazza, ci girai intorno 3 volte e scappai, e la stessa cosa un'altra volta fece una ragazza con me. Oggi è completamente diverso perché cerchi quasi la persona a immagine e somiglianza, perché sulle app di dating, ma poi ne parliamo dopo, c'è tutto, c'è l'altezza, ci sono 1000 foto, c'è il lavoro che fai, le passioni, quello che vuoi e quello che non vuoi. Quindi diciamo che va un po' più sul sicuro, ma è chiaro che poi è l'incontro a fare la differenza. E Nando è uno, intanto è un ragazzo normale, è un ragazzo sognatore, è un ragazzo che cerca realmente l'amore con la maiuscola, ma chiaramente si imbatte un po' perché è giovane all'inizio, un po' perché dopo è stanco dei tanti incontri, si imbatte in storie particolari, in coincidenze assurde, in momenti grotteschi, e delle volte gli va bene, delle volte gli va male, poi non si capisce se alla fine l'amore lo trova o no. Di certo è un grande conoscitore del mondo femminile. Quanto assomiglia un pochino allo spaccato dell'utente tipo delle chat, a tuo avviso, quanto è più personale come visione? Ma guarda, tra l'altro poi la copertina del libro, il vignettista che è Fraschi, che è lo storico fumettista di Paolo Villaggio, mi ha fatto molto simile a Nando. Inizialmente il personaggio doveva essere biondo e il titolo doveva essere anche diverso, doveva essere Tinder fetta al latte, la gustosa scalata alla vetta dell'amore. Tinder ci aveva dato l'ok, mentre fetta al latte è una dicitura, diciamo, registrata da Ferrero, che cordialmente ci ha detto di no, quindi non ci sembrava il caso proseguire su quella strada. Siamo andati su a proposito d'amore. E però la gente chiede: ma Nando è Antonio, Antonio è Nando? E chiaramente, sicuramente chi scrive un libro di autobiografico ci mette sempre del suo. In parte, quindi, le storie di Nando sono quelle di Antonio, però poi c'è qualcosa anche che viene romanzato, c'è qualcosa che viene lasciato alla fantasia, però il percorso è lineare dai 20 ai 40 anni. L'utente tipo, ma devo dire che io parlo del punto di vista chiaramente maschile in questo libro, perché è il percorso che conosco e che conosce Nando, però poi quando io leggo le chat che mi fanno leggere le amiche, insomma, gli utenti maschili scrivono di tutto e di più, c'è da ridere, c'è da piangere, c'è un modo di approcciare assolutamente sbagliato. Io personalmente cerco sempre di essere carino, con gentilezza, con educazione, cercando di spiazzare o comunque di colpire con, non dico la banalità di essere me stesso, ma nella normalità, nel senso che io non amo mettere paletti. Spesso io nei profili, ecco, Tinder fetta al latte era nato perché io nel profilo Tinder scrivevo: ma voi la mangiavate la Tinder fetta al latte? Una cavolata, ma la gente, le ragazze mi scrivevano: ah, mi hai fatto ridere, io mangiavo la Tinder pinguì, la Tinder paradiso, piuttosto che scrivere no questo, no quello, no leghisti, no fascisti, no comunisti, no Novax, no cani, no gatti, no troppo bassi, no troppo alti. No, un po' di leggerezza, scopriamoci, conosciamoci, se ci va ci facciamo un aperitivo e si vede come va. Andiamo sul personale. Facci conoscere un attimino chi è Antonio.
Ma io sono un ragazzo, oddio, ho 43 anni, nel 2024 diventeranno 44, sono di Cassino, del Lazio, ho vissuto ai piedi della mitica, della famosa, celebre abbazia di Monte Cassino, ho vissuto a Roma 16 anni, ho studiato lì scienze della comunicazione, ho iniziato a lavorare in TV, nei programmi televisivi, io sono un allievo di Maurizio Costanzo, con cui ho lavorato e ho studiato, mi sono laureato e poi ho lavorato ad Amici in redazione, ho fatto una prima esperienza a Milano a Striscia la Notizia, poi sono tornato a Roma, ho lavorato in programmi come Avanti un altro, a Napoli con Gigi e Ross con Sbandati, poi sono tornato definitivamente a Milano, oddio definitivo non c'è nulla, comunque nel 2019 e mi occupo di scouting e casting in programmi come X Factor, The Voice Senior, The Voice Kids, quindi tutti i programmi musicali che a me piacciono, comunque piace la musica che è una delle mie più grandi passioni insieme allo sport. E lo sport è l'altra cosa che mi lega, oltre che alla passione, al mondo del lavoro, perché sono un giornalista sportivo, collaboro col Messaggero e con altre testate online, mi occupo prevalentemente di calcio e basket. Ecco, diciamo che la mia vita è ruotata soprattutto su queste tre città, Cassino, Roma e Milano, con quell'incursione anche a Napoli. Mi piace molto girare, comunque conoscere nuovi posti sia in Italia che all'estero, ho le mie passioni, insomma, mi tengo in vita e mi sono divertito adesso a 43 anni a debuttare anche con un libro. Visto da fuori, questo mondo della televisione dà l'impressione che sia un mondo per un uomo in cui è molto facile relazionarsi e quindi potrebbe venire spontanea la domanda, ma cosa cerchi sulle app di incontri che insomma, santo cielo, sei in televisione? Beh, sono in televisione ma dietro le quinte, però ecco, questa è una bella domanda perché molte me lo chiedono anche quando faccio degli incontri. In realtà io quasi sempre, io non sono il tipo che cerca l'amore o una relazione o un flirt sul posto di lavoro, nel senso che cerco di essere sì, professionale sicuramente, ma anche l'amico, no? Non mi va di buttarmi in delle situazioni poi che poi se finiscono, se vanno male, diventano noiose, anche se poi il lavoro nostro ci dà molto modo di spaziare tra produzioni varie, non si è mai con lo stesso team, quasi mai. Però io ho sempre cercato di uscire, frequentare, fidanzarmi o cose varie con persone lontane dal mio mondo. Che ne so, magari sono stato fidanzato con la farmacista, con l'interior designer, con l'insegnante, con qualsiasi professione che non fosse vicino alla mia, perché penso sempre, magari quella persona poi la incontro la sera e preferisco parlare di altro, conoscere altri mondi e io far conoscere magari i miei. È anche più interessante che due persone che la sera parlano la stessa lingua. Poi per carità c'è chi magari molto spesso vediamo, che ne so, il medico col medico, quello della televisione con quello della televisione, però secondo me poi ognuno fa come vuole. Magari mi innamorerò un giorno di una persona che lavora vicino a me, però non è mai capitato e per ora mi piace questo spaziare tra più mondi. Secondo me è un po' la ricerca del senso del diverso, cioè ci sono persone che in relazione si sentono molto confortate dal simile e quindi vanno a ricercare appunto qualcuno che fa lo Sì. stesso lavoro per, tra virgolette, sentirsi capiti. E invece persone che hanno poi il gene della curiosità che apprezzano moltissimo il fatto di avere un partner che faccia una cosa completamente differente, come dici tu appunto, avere qualcosa da dirsi la sera che non sia ancora Esatto. rientrare nel conosciuto, cioè nell'ambito lavorativo. Sì, è una bella osservazione da parte tua. Tornando al nostro caro Nando, episodi divertenti, episodi commoventi. In questo libro c'è un po' tutto il ventaglio di quello che può succedere, quindi Sì. l'aspettativa, il momento clou che può essere anche meglio dell'aspettativa, sovente purtroppo no, insomma si sa cosa succede dopo, perché poi si ritorna a cercare altro. Quindi come si muove il nostro Nando fra un capitolo e l'altro del libro? Allora, commovente è un termine forse un po' troppo forte, però sicuramente ci sono dei capitoli dove lui, soprattutto quelli finali, dove cresce di intensità, dove è più maturo, dove realmente vuole innamorarsi e dove ci rimane male quando delle storie vanno a finire male, magari si vanno a evaporare dopo poco tempo, dove lui magari ci aveva investito, aveva creduto nella possibilità di essere felice, dai, mettiamola così. Invece ci sono dei capitoli assolutamente un po' così divertenti. Io racconto sempre alle presentazioni, che per fortuna ne ho fatte già molte in giro per l'Italia,
in questi mesi ne farò ancora altre, perché il tema poi è caldo, il tema un po' tutti, soprattutto la fascia 35-45, quella che magari vuole un qualcosa in più, è molto legata a questo tema, perché magari sperimenta, esce con tanta gente, non trova mai la persona giusta perché diventa molto esigente, mentre che ne so, il ragazzo sotto i 30 anni è un po' più sciolto, o la persona sopra i 45 o ha già dato o non può più dare e la prende un po' più con filosofia, diciamo così. Per esempio, c'è un aneddoto legato a delle coincidenze. Nando racconta, ma era una storia mia. Diversi anni fa avevo conosciuto una ragazza molisana che viveva a Milano, ma io vivevo a Roma. Ci siamo scritti varie volte dicendo peccato che siamo distanti, altrimenti ci saremmo incontrati. Comunque, quando vieni a Milano, fatti sentire. Quando poi sono salito a Milano nell'ottobre di quell'anno, sul treno all'altezza di Piacenza, mi ricordo, conosco su Tinder una ragazza milanese, riccia, rossa, mi piaceva molto e mi diceva guarda, stai solo 2 giorni a Milano, se vuoi domani sera ci possiamo incontrare per un'ape. Io però devo andare a casa poi presto perché la mattina mi alzo molto presto. E però nel frattempo contatto ovviamente anche l'altra ragazza molisana e le dico che ero a Milano e che mi sarebbe piaciuto incontrarla di sera per un drink. Lei accetta, scrivo ad entrambe per fissare un appuntamento, scrivo alla prima, appunto alla rossa, che avevo conosciuto la sera prima, ti va di vederci alle 7 in zona Duomo? E scrivo anche all'altra, ti andrebbe bene per le 9, 9 e mezza in zona Duomo? E mi risponde la prima e mi fa, ok, va bene alle 7 in zona Duomo, così sei anche vicino a Francesca. E io sbianco, dico, ma come Francesca? In che senso? E la chiamo, alla fine queste clamorosamente erano le due migliori amiche. Una conosciuta 5 mesi prima, molisana che vive a Milano, su un'app, una milanese conosciuta la sera prima, che vive ovviamente a Milano. La sera prima erano andate a cena insieme e poi tra una cosa e un'altra che fai domani sera? La curiosità è donna, esco con un uomo, esco con un ragazzo, esco con un ragazzo, vedono la foto, ero io. E quindi incredibilmente sono stato sfigato, questa non è nemmeno coincidenza, questa è sfiga, tant'è vero che poi alla fine loro volevano fare pure lo scherzo di presentarsi una dopo l'altra, mentre io ero a fare l'aperitivo con una, e alla fine ho deciso di invitarle entrambe, ci siamo visti per una bottiglia di vino in un locale in Porta Venezia a Milano, ma chiaramente poi non è accaduto nulla perché, diciamo così, non si sono sentite speciali. Questa cosa mi aggancio di sentirsi speciali, purtroppo sulle app non succede perché comunque c'è un livellamento fortissimo, si è tutti in una sorta di vetrina, dico uomini e donne, e quindi c'è questa esigenza di sentirsi speciali per l'altra persona quando in realtà si è in un gruppo nutrito di persone e diventa un pochino difficile. È come pescare un ago in un pagliaio, cioè è molto difficile, perché chiaramente siamo tante persone, tutti chiaramente fanno fatica ad essere credibili, anche tutte le persone che sono in buona fede, che vogliono far uscire la loro bontà, il loro far capire che sono realmente alla ricerca di un qualcosa di vero, di bello, perché poi chiaramente le app, come tutte le cose, si possono usare per amicizia, come spesso accade soprattutto all'estero, quando tu a Londra, per esempio, dove io sono stato spesso, le persone è talmente una città così grande che si incontrano anche per un cinema solo in amicizia. Qui invece c'è un po' più l'ossessione di quagliare, tra virgolette. Quindi ognuno la usa come vuole. Vuoi solo un periodo di frequentazione di sesso? Ci sta, se due persone sono sulla stessa lunghezza d'onda. Vuoi parlare con qualcuno? Ci può stare. Vuoi sperimentare, incontrare più persone, magari 10-15, per capire se ne peschi una per un qualcosa di più? Ci può stare. Possono arrivare le farfalle? Sì, possono arrivare, nel senso che si può trovare assolutamente l'amore, tant'è vero che poi si sente spesso, soprattutto in provincia, questa cosa. L'ho conosciuto grazie a Tinder, ci siamo sposati, anche se c'è ancora un tabù su questa cosa, chissà che cosa pensa la gente, invece è un modo come un altro. Molti dicono e diremo che ci siamo conosciuti al museo. Trovare la persona speciale è un lavoro, ci vuole tanta fortuna, ma soprattutto se trovi la persona che tu ritieni più interessante di altre, e devi fermarti, cioè conosci intanto solo lei, dai una possibilità a lei senza questa bulimia di incontri continua che ti porta poi perché sai, in una città come Milano puoi incontrare in continuazione, no? Basta una febbre, basta un Covid, basta un'uscita per lavoro di una settimana che tu passi a un'altra o a un altro
e ti dimentichi di quella persona che ha avuto il solo torto di stare male o di essere partito. Poi Milano è una città di single, perché c'è Sì, tantissima gente che va per lavoro a Milano e è da sola sia perché è lontana dalla famiglia, dagli amici, e quindi l'app di dating, come dicevi, diventa anche un po' una sorta di fare quattro chiacchiere, al di là proprio dell'incontro o della sessualità. E invece qualcosa di divertente che è successo a Nando. ma ecco, vabbè, quell'aneddoto di prima di quelle due era legato più alla sfiga e a delle coincidenze incredibili. Diciamo, ci sono soprattutto degli incontri che avvengono in giovane età, poi tra i 20 e i 30, c'è questo incontro, per esempio, in Spagna, nei Paesi Baschi, a San Sebastian, dove si ritrova a parlare all'improvviso con una ragazza spagnola, sta facendo la fila per mangiare un hot dog in una festa, sai, queste feste spagnole così molto divertenti, e si ritrova praticamente un po' Brillo, lei brilla, si ritrova a casa di questa ragazza, insomma, succede quello che deve succedere. Questo hot dog che lui aveva mangiato, sai, con il tomato dentro, col ketchup dentro, gli va a sporcare tutta la camicia bianca che ha, tant'è vero che lui poi la notte deve tornare a casa di questi amici che però ovviamente stanno dormendo, hanno dimenticato, all'epoca non c'erano manco cellulari così performanti, quindi si ritrova su questa panchina a dormire aspettando che gli amici si sveglino, fino a che uno di questi si trova a passare giù, lui si è addormentato su questa panchina, ma si è addormentato quindi con gli occhi chiusi, con le braccia allargate, con questa camicia tutta col rosso all'altezza del petto, e c'è questo amico che inizia a urlare, l'hanno ammazzato, in realtà io mi sveglio di soprassalto e dico no, è pomodoro, però poi ce ne sono, e la coincidenza che ho raccontato prima non è l'unica, perché poi c'è un capitolo che si chiama Le dottoresse siciliane, dove si scopre che poi queste due persone, questi due medici siciliani, ma che vivono entrambi in Liguria, hanno molte cose in comune, però non svelo più di tanto perché ce ne stanno tante di cose da leggere. È un libro veloce che si legge in meno di 2 ore, e sono 110 pagine, ognuno poi ne fa l'interpretazione che vuole. È un libro che io l'ho letto chiaramente, è un libro che fa sorridere in Anche sì. modo anche giocosamente autoironico. E l'altra parte del mondo, perché chiaramente Nando racconta lo spaccato maschile, cioè Sì, dell'uomo che in chat cerca di conoscere le tue amiche, le donne, e anche loro sono in chat perché matematicamente si è uno a sì, uno per ogni sì, uomo che c'è in chat, oppure c'è ancora un dislivello, perché io ho parecchi amici in chat, amici intendo quelli con cui si può chiacchierare davanti a un sì. bicchiere di vino e le cose te le dicono, perché sennò sono tutti lavati in candeggina, e mi dicono ci sono 10 uomini per ogni donna, cioè tu trovi ci sia ancora questo Allora, dislivello? il discorso è un po' diverso, non è che ci sono 10 uomini per ogni donna, e il problema è che la donna è molto più selettiva dell'uomo, nel senso che l'uomo si trova queste figurine davanti, dette in maniera becera, e molto spesso, io lo so perché lo vedo poi, in generale si sa, l'uomo è molto più di manica larga, quindi mette like, 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 e poi dopo, quando qualche donna le ha messo il like, c'è stato il match, allora lì seleziona. Tant'è vero che molto spesso le donne dicono: ma che ti ha colpito di me? E l'uomo spesso non sa che rispondere perché all'inizio non ti ha colpito nulla, ha messo semplicemente tutti i like. Di adesso Bumble, per esempio, dove è la donna che deve fare il primo passo. Quindi tu fai il match, ma è la donna che poi entro 24 ore ti deve scrivere, altrimenti se non ti scrive sei appunto da capo. Non puoi contattarla, mentre su Tinder, su app, su alle altre, se c'è il match puoi scrivere subito anche tu. Quindi in un certo senso su alcune app è la donna che comanda, sulle altre c'è, tra virgolette, una parità. La diversità, ma diciamo che poi sta alla creatività delle persone nello scrivere, nel muoversi. Conta molto l'approccio, quello sì, sia dal vivo, che poi lo diremo dopo quando parleremo anche del manuale magari, che quando c'è l'incontro. Non sbagliare, non fare un passo azzardato all'inizio, un passo falso, perché tutto diventa più pesante. Io dico sempre essere se stessi, leggerezza, non scontati, però sai, delle volte, ecco, Bumble ti porta a fare una battuta, in quel caso la deve fare la donna necessariamente perché deve scrivere prima lei, e in altri casi, tutto sommato, il ciao come stai, che tra l'altro c'è nel libro all'inizio, nelle 3 vignette, ciao come stai, di dove sei, che fai nella vita,
che sono le prime domande. Alcuni lo soffrono perché dicono sono le domande standard, ma alcune volte sono inevitabili. Non lo so, io trovo inquietante, ma è una cosa mia, il che fai? No, se scrivi solo che fai, la domanda che spesso poi ti torna dietro è: intendi in questo momento o nella vita? Allora tu scrivi che fai nella vita perché è troppo brutto e freddo dire che lavoro fai, Mm. e allora quello lì. Però è fondamentale che prima ci sia il come stai, anche se è una domanda banale con una risposta altrettanto banale, però noi sappiamo che viviamo in una città come Milano, dove ormai la gente è talmente presa da sé, dal proprio lavoro, che invece di dire ciao come stai, dice ciao che fai quando ti Oh. presenti. È una cosa tristissima. Ora è esasperato, però succede veramente. Ma quanto pensi che tutta quella serie di skill che vengono messe, tipo curriculum di LinkedIn, servano, aiutino o quanto siano una gabbia? Perché, ad esempio, che lavoro fai? Quanto le persone, a tuo avviso, in base a quello si fanno già un pregiudizio? Io sono sempre contro i pregiudizi perché trovo che dove meno te l'aspetti ti arrivano poi le sorprese Certo. anche carine. Però ecco, il lavoro è tanto ancora identificativo poi della persona. Ma per esempio c'è quest'altra app che si chiama Inner Circle, che è un po' un'app un po' più, tra virgolette, elitaria, dove sembra veramente il LinkedIn del dating, perché tu vedi queste facce che ti escono con la professione. Quindi Mh. tutti stranamente fanno i manager, tutti magari fai un lavoro normale, ma scritto in inglese fa più figo, ma è storia vecchia, non la dico io questa qui. Lo stesso LinkedIn, no? Tutti fanno lavori Mh. clamorosi, no? Sì, diciamo che c'è curiosità per alcuni lavori, e questa è un'altra domanda, è un altro tema che faccio uscire fuori riflessivo alle presentazioni, cioè quanto è importante, come dici giustamente tu, il ruolo, lo status, quello che fai. Cioè tu, se io non fossi, che ne so, se non lavorassi in TV, se non fossi un giornalista, se non facessi questo, ti avrei destato curiosità per strada, quando ci incontriamo, se ci fossimo incontrati per strada a un angolo, mi avresti notato con questa mia fisicità, con questa mia faccia, cosa avresti tirato avanti? Qui, grazie a 2 o 3 cosine che t'ho scritto, sto vendendo di più grazie al cosiddetto porta a porta, che facendo interviste su giornali, siti, andando anche in radio nazionali. Perché che succede? Io sul profilo di Tinder e di Bumble ho scritto: in questi giorni debutto in libreria con un romanzo sul dating online. E le ragazze mi scrivono: ma che è vero? Ma stavi scherzando? No, no, è vero. E mando la foto. E sai Oh. quante ragazze mi hanno dopo mezz'ora, guarda, l'ho preordinato su Amazon, per dire. È un'operazione di marketing incredibile, perché lo prendono? Perché sono persone che stanno là, ci sarà un motivo, sono quindi interessate alla tematica, ed è incredibile. Poi magari ti fanno anche la recensione su Amazon. Poi però l'altra domanda è: ma allora sei qui solo per pubblicizzare il tuo libro? E io gli dico: no, unisco l'utile al dilettevole, cioè ti vendo il libro, ma sto qui pure per cercare qualcosa. C'è una sorta di manuale per un buon dating. Come guardando un profilo, a tuo avviso, possiamo scegliere quasi a colpo sicuro qualcuno che ci vada bene e poi come noi andare fisicamente all'appuntamento cercando di portare a casa la pelle dell'orso. Sì, allora io ho scritto questo capitolo, che si chiama Manuale per un buon date, un vademecum semiserio per arrivare preparati a un primo incontro, sia online che dal vivo, poi quando la persona la incontri. Io personalmente tendo a scartare le persone che mettono troppi paletti, no questo, no quello, astenersi, no, mi piace o una battuta che mi fa ridere, anche se è raro, per qualcosa, un po' di mistero, ecco, quello lì sicuramente, al di là di... E poi certo è ovvio che tutti hanno delle cose che preferiscono, no? Ti leggo qualcosa. In chat non fare mai e poi mai la domanda cosa cerchi qui, perché spezza un po' l'appetito, no? Spesso le ragazze te lo chiedono perché vogliono sapere se tu hai solo sesso. Allora là mi viene spontaneo di rispondere: cerco solo sesso, capito? Voglio vedere poi che ottengo. Mai iscriversi se ci si è lasciati da una settimana dopo 9 anni di fidanzamento. Farete perdere tempo al vostro dirimpettaio e a voi stessi. A meno che non vogliate solo divertirvi una sera, lo facciate capire esplicitamente. La sincerità deve esserci sempre, perché se arrivi che ancora hai il pensiero di un'altra persona, fai perdere solo tempo, a meno che non vuoi farti una serata così leggera.
la cena al primo appuntamento andrebbe evitata, perché se poi non c'è feeling, tutto risulterà lungo, noioso e ingessato, e per i maschietti il portafoglio piangerà. Ottimale invece la scelta dell'aperitivo o al massimo di una pizza. Nel weekend va bene anche una colazione in un posto carino in un tempo meridiano. Ci sono quelle situazioni noiose dove appunto hai la persona di fronte che non ti prende, però ormai ci stai a cena, invece la pizza e l'aperitivo alleggerisce tutto molto. E soprattutto questo è un tema di cui io parlo a Milano, ho preso gli applausi e non era facile, in una città delicata, perché secondo me l'emancipazione è una cosa, la galanteria è un'altra. Al primo appuntamento l'uomo deve sempre pagare, non è macismo, non è maschilismo, non è medioevo. Giusto che sia così, la galanteria è un qualcosa di bello. Beh, questo gesto di galanteria, delle volte, soprattutto le ragazze del sud che anche vivono a nord ci tengono, ma in generale secondo me è proprio una cosa carina. Ma secondo me l'emancipazione femminile è un'altra cosa, che passa attraverso altre cose. La galanteria di un primo incontro. Poi ci sono delle scene veramente poco carine che mi raccontano le ragazze di questi primi incontri dove invece l'uomo si rivela taccagno nonostante ti abbia invitato lui a cena. È una cosa tristissima, insomma. È orrenda, anzi io ti dico da donna, soprattutto se sei una donna molto autonoma, io ad esempio Sì. sono una che quest'anno su 13 viaggi che ho fatto 9 li ho fatti da sola, quindi la Ah, madre delle bello. autonomie. Io adoro che l'uomo sia galante, cioè non confondo il fatto di essere una persona autonoma col fatto di avere una persona, e galante vuol dire aprirti la porta del ristorante e lasciar passare prima te per altro Cioè, oggetto. Perché? Perché rievoca il fatto che se c'è un pericolo io sono dietro di te e ti difendo, ma non perché io abbia bisogno di essere certo, sì. difesa, ma proprio perché non ne ho bisogno. E questo è un consiglio per i maschietti, una carta da giocarsi assolutamente, l'aprire la portiera della macchina, sono cose che non costano niente, Ah, certo, costano certo. il pensarci. Io anche personalmente quando ecco, si entra a un ristorante o si entra al lavoro, il gesto di galanteria faccio passare, ma non c'è niente di male, voglio dire, poi se qualcuno, se qualche femminista si deve accanire per forza, lo faccia, però mi sembra proprio che l'emancipazione debba passare su altre cose. Io faccio la signora carina, tu fai il signore galante, ci sediamo, E ci poi si godiamo vede, quello che insomma. stiamo bevendo e ce la chiacchieriamo in serenità. Per esempio, quando state per arrivare all'appuntamento, fate un ripasso, rileggete la conversazione sull'app dove vi siete conosciuti, sarà di aiuto ricordarsi qualche dettaglio, il lavoro, la provenienza, qualche cosa relativa alla famiglia, una passione in comune. Cioè, non puoi dire, hai appena chiuso il negozio, no, veramente io ho uno studio medico, per dire. Oppure se dici che abbiamo la passione in comune del tennis, in realtà quella scia. Quindi bisogna arrivare preparati a un incontro. Altre due cose, in chat non mentire mai sull'altezza se richiesta, specie le donne sono molto sensibili al tema e dire di essere alti 1,77 quando invece siete 1,69 peserà tantissimo. Quindi è il caso di alcune app dove non mettono l'altezza, ma ci sono persone fissate con questa cosa e non c'è un motivo. Spesso ci sono le ragazze molto basse che sono fissate che vogliono quelli di almeno 1,80, oppure ci sono quelle di 1,75 che non gliene frega niente che tu sei più basso, però fatto sta che è meglio non mentire se uno te lo chiede, perché purtroppo è una cosa che io anche non capisco del tutto, mi sembra una cosa un po' superficiale, però purtroppo esiste e allora la rispettiamo. Sulle app, se inserite 6 vostre foto, al massimo una o due possono essere di molti anni fa, le altre devono essere recenti. L'effetto sorpresa è veramente gradito, cioè se tu sei pelato ma mandi le foto capellone di 12 anni fa, sei scorretto. Sì. Non c'è Oh. niente di male ad avere qualche chilo in più, a non avere più i capelli, basta dirlo. Tanto No, poi si a sa. me i pelati piacciono, ad esempio. Cioè, io ho il feticismo per i pelati con l'occhio da pazzo. Cioè, mia Eh, figlia mi sfotte su questa cosa. Dice, è un pelato con l'occhio da pazzo, è tuo. Quindi vedi che non è detto, oppure magari c'è a chi piace l'uomo un pochino sovrappeso perché comunque dà quest'aria protettiva. la famosa panza, sì. Cioè, guarda, c'è di tutto, quindi come dici tu, mettiamo quello che siamo, che almeno evitiamo tutti di perdere tempo. Poi è chiaro che magari anche uno che non ti piace fisicamente poi diventa l'amore tuo di una vita, ma visto che qui
siamo un po' anche a ottimizzare, cioè se già vedi qualcosa che ti piace, poi gli parli e a quel modo che a te piace, se si parte già bene. Ecco, se invece ti arriva qualcuno che ti ha detto appunto, secondo me sai chi mentono tantissimo? Quelli sull'1,80. Io non so perché 1,80 è l'altezza su cui si mente, ma perché? Diciamo E che poi sei infatti 1,76. ma anche sì, 77, quella roba che quei 3 centimetri ti giuro fan la Sì. differenza, perché è È un'altra vero. fisicità e quindi bisogna guardare se donne, se volete quello 1,80, guardate un 82, un 83, un Sì. 84. Tra l'altro su Inner Circle c'è questa cosa che se tu vuoi mettere l'altezza va a 3 centimetri lo step, capito? Quindi tu magari sei 1,75 ma non metti 1,74, metti 1,77. Sei uno, l'ho fatto anch'io, pensa lì. Sei 1,80, sei 1,71, non metterai 1,70, metti 73, quindi è vero. Ma altri consigli? Evitate troppe foto senza maglietta o troppe foto con animali domestici, non a tutti piacciono. Evitate il più possibile di guardare il cellulare. Se volete mostrare qualche foto, prima dell'incontro nascondete sempre quelle compromettenti o pulite tutte le cache in modo che la persona che avete di fronte non veda e si accorga di cose strane. Magari sei stato mezz'ora prima su un'app, su un sitarello non proprio ortodosso e ti spunta quella foto, oppure ti spunta una foto di una ragazza, una foto di piedi, di cose, capito? Attenzione. Ecco, un'altra cosa volevo chiederti. Io tendo ad avere sempre il cellulare in mano, ma perché lavorando con le immagini mi piace molto quando sono qualcuno e dico ti faccio vedere questa cosa, perché io vivo Sì, nel visivo. Però durante gli incontri trovo terrificante il fatto di tenere comunque il cellulare sul tavolo, cioè tienilo via perché? sì. Perché stai dedicando attenzione a chi hai davanti, cioè se non riesci a tenere il focus per 5 minuti. Allora, a me spesso lampeggia quando è sul tavolo perché c'è il gruppo del fantacalcio che è molto attivo, parla di tutto tranne che del fantacalcio, si parla di 1000 argomenti, quindi lampeggia molto spesso. Quindi là hai due possibilità: o lo giri dall'altro lato, ma è brutto, sembra quasi che puoi nascondere qualcosa, o semplicemente io lo tengo in una giacca. Poi c'è anche l'altra strategia: se tu sei a un primo incontro e magari hai due piedi in una scarpa oppure vuoi andare via, non ti piace, il cellulare, il segreto è averlo nel jeans, nel pantalone, perché se devi andare in bagno puoi controllarlo. Invece, se lo hai nella giacca dietro, non puoi fare il gesto che lo prendi, vai in bagno, lo fai vedere che stai andando. È chiaro che dall'altra parte invece la persona approfitta di quei 2 minuti che la persona è in bagno per dare una controllata al cellulare, quindi per aggiornare quell'oretta dove clamorosamente nell'ora di punta ti arrivano una serie di messaggi di persone per svariati motivi. Poi è ovvio che il telefono a volte pure per necessità deve stare sul cellulare, ti deve arrivare una chiamata di lavoro, ti deve scrivere per un collega per una cosa non finita, un'emergenza familiare, può succedere di tutto, quindi capisco che nell'era moderna avere l'iperattenzione sull'altra persona non è facile. Ecco perché io alle presentazioni cerco di prendere quasi sempre situazioni dove non siano, che ne so, bar o locali dove la gente prende il bicchiere di vino, si distrae. No, in quell'ora ci deve essere la massima attenzione sul libro, la partecipazione, lo scambio, capito? Poi dopo io amo, che ne so, porto le bottiglie di prosecco, si brinda insieme quasi sempre perché nelle librerie, quando l'ho fatto 2 volte in libreria, non si è potuto, ovviamente non si può fare, ma in dei posti che prendiamo, ecco, mi è capitato un museo, mi è capitato una scuola di musica, un'accademia, e lì chiaramente massima attenzione, non deve volare una mosca, si ride, si scherza, si parla, poi dopo, perché poi se arriva quello che passa il barista, tu che prendi il bicchiere, c'è distrazione, non c'è niente. È come quando tu vai a sentire un gruppo musicale in quei pubbetti, però c'è la birra, ti metti a dialogare con l'altro e quello suona e non se lo fila nessuno. Invece no, mi piace proprio la massima attenzione e questo deve accadere, dovrebbe accadere pure a un aperitivo, cioè non puoi pensare che in un'ora d'aperitivo per 50 minuti, per 10 minuti che la persona deve uscire fuori per una telefonata, è brutto. Che sia anche un regalo che facciamo a noi stessi, cioè noi pensiamo sempre negli incontri di fare le cose per l'altra persona, e in realtà le facciamo per noi stessi, cioè stiamo regalando a noi stessi una sorta di bolla, una sorta di tempo che si ferma, si cristallizza e in cui tutto il resto del mondo noi per primi lo teniamo fuori.
Diciamo sempre di fare le cose per gli altri, invece il vero focus, il vero trucco che poi li fa funzionare è fare la cosa per noi stessi. Regaliamoci il presupposto anche noi per stare bene, che di solito invece nell'essere sempre tirati fra 27.000 cose non ci diamo È neanche vero. questo spazio. Adesso ritorniamo al nostro Nando che ci ha dato tutte queste notizie, ma le donne cosa hanno Sì. detto di Nando? Nando si è imbattuto in tante donne nel corso della sua vita, chiaramente è andato incontro a dei giudizi discordanti. Ve ne leggo qualcuno. Sei verbalmente violento, sei di una sensibilità rara, curati, hai bisogno di uno bravo, voglio passare tutta la vita con te. Hai la pancia, si vede pure dal maglione. Sei troppo magro, sei falso, sei l'uomo più sincero e trasparente che io conosca. Sei un vigliacco, sei focoso e passionale. Hai un naso fascinoso, dovresti rifarti il naso, staresti molto meglio. Saresti un padre dolcissimo, non potresti mai fare il padre. Sei un narcisista patologico. Mi piace come ti vesti, dovresti rivedere il tuo look. Sei squisito, vergognati, sei bellissimo, sei un cesso. Sei laconico, i tuoi occhi nascondono la malinconia, hai la gioia negli occhi. Hai mai pensato di scrivere un libro? E qui di solito c'è l'applauso poi alle presentazioni e le risate. E finisce così. Quindi alla fine siamo tutto il contrario di tutto, dipende poi da chi abbiamo davanti. Sì, sia nel modo di porci e sia nel modo di come poi viene percepito il nostro essere dalle situazioni. Tu per una persona, io mi rendo conto che anche personalmente con alcune donne sono stato amorevole, sono stato, per usare un termine brutto, performante dal punto di vista della conoscenza e in altri casi sono stato, vengo giustamente, magari anche se solo per una sera, ricordato negativamente, perché per una serie di motivi le persone poi non sono dei robot, conta tutta l'atmosfera, conta la persona che hai di fronte, conta il tuo umore, e conta il tuo controllo, contano tante cose e quindi arrivi a farti queste cose. Poi ci sono i gusti, ci sono i momenti, c'è l'irriverenza, c'è la cattiveria, c'è la dolcezza, c'è l'ipersensibilità, ci stanno tante cose. Quanto l'app rischia di diventare un uso. Devo tenere un piano B, un piano C, un piano Sì. D. In più, anche che concretamente con te la cosa non vada, io in 3 secondi netti sono di nuovo sull'app e ritrovo, perché comunque è solo una questione di Sì. percentuale, perché tu a Milano hai N persone che puoi conoscere. Abiti, come dici tu, a Cassino, cioè già diventa un attimo trafficata, cioè 50 chilometri te li devi fare a prescindere e Sì, non tutti hanno poi questo mindset dello spostamento. Quindi, sì. quanto il fatto di entrare in un'app, tecnicamente entri nell'app e dall'app non ci esci più. È una sorta, non dico di droga, però quando non riesci a trovare la persona giusta e in quel momento la vuoi e finisci per sperimentare continuamente, quindi è difficile uscirne, però ripeto, nel momento in cui percepisci che hai una persona interessante che hai conosciuto, devi assolutamente fare quel passo in più che dovrebbe essere spontaneo, dovrebbe essere la conseguenza di quel primo incontro piacevole, puntare solo su di lei o su di lui nella conoscenza. La più grande trasgressione è la fedeltà, che non è una frase mia, per carità, però la prendo, la faccio mia per dire che è molto più facile fare tanti incontri e conoscere tante persone che poi invece portare avanti una conoscenza esclusiva, un rapporto. Quindi uscirne secondo me si può, ma sono fasi della vita, è fondamentale a un certo punto percepire che una persona ti sta realmente piacendo e devi concentrarti su di lei perché è importante. Nelle volte in cui io ci sono riuscito è perché avevo percepito, intuito che chi avevo di fronte mi stava davvero piacendo e non aveva senso sprecare tempo per altre conoscenze, anche rischiando magari di beccare con la sfiga qualche persona che poi fosse vicina a lei e che magari vanificasse tutta quella situazione. Quindi devi essere bravo a capirlo, questo qua, ma ti arriva dentro
questo fuoco, perché altrimenti non se ne esce più e si rischia di continuare a incontrare, a perdere tempo, a riraccontare ogni sera la tua vita, faccio questo, faccio quest'altro, mi piace fare questo, diventa un lavoro. E quindi voglio dire, secondo me, specialmente quando vai poi avanti con gli anni, le energie vanno dosate e vanno indirizzate su cose belle. Quindi le storie vere dopo una certa età perché prendi l'agenda per sfiancamento, in parte, No, chiaro. bisogna stare attenti perché poi rischi di accontentarti, non devi mai, secondo me, perché poi anche io, scherzando, lo dico pure a delle ragazze, in passato l'ho detto a delle persone che mi avevano detto, io però non voglio accontentarmi, ho detto sì, però stai attenta perché poi magari rischi di dire no a uno, a due, a tre, a quattro, a cinque magari potenzialmente validi e poi per sfinimento ti vai a fare la storia della vita con una persona la più sbagliata possibile e spesso accade purtroppo. Allora, in allegrezza ci siamo fatti questa chiacchierata con il nostro Antonio Tortolano. Il libro è A proposito d'amore e lo troviamo linkato nel commento fissato in alto. Acquistatelo perché veramente sono 2 ore di lettura divertente e senza nasconderci dietro a un dito di cose che passiamo tutti. Quindi credo di aver capito da Antonio che alla fine l'amore esiste e lo si può trovare come domanda conclusiva. Sì, non è facile, ma lo si può trovare in tutti i modi. Secondo me ancora oggi lo puoi trovare all'angolo della strada, difficile, ma lo puoi trovare anche sulle app e lo puoi trovare con un aperitivo tra amici, lo puoi trovare in tanti modi, ma di sicuro ci vuole tanta fortuna, quello sì, e soprattutto ci vuole uno stato tuo mentale di predisposizione alla ricerca d'amore, altrimenti puoi trovare tante altre cose, sia con le app che con altri metodi. E grazie Cristina per questa intervista, è stata molto carina, piacevole la nostra conversazione, sono contento insomma di poter essere tuo ospite. Di essere venuto qui a casa nostra. A proposito di casa nostra, se non vi siete iscritti e volete iscrivervi, qui è aperto veramente a tutti e ci fa piacere. Commenti, anche le vostre storie divertenti, simpatiche sul dating e tutto quello che ci gira intorno, perché alla fine se riusciamo a essere ironici anche su queste cose apriamo un'ulteriore porta all'amore senza essere legnosi e la campanella per rimanere chiaramente avvisati in modo non invasivo di tutto quello che facciamo. Quindi ancora un grazie enorme Antonio, leggete il suo libro che è divertentissimo e un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Cristina e ciao a tutti voi.